Sfogliamo insieme il numero di dicembre di Burda Style, scopriamo il trucco e parrucco dedicato al mondo del cucito e scopriamo anche come mixare i cartamodelli presenti nella rivista sulla tua misura. E ancora, come prendere magari il corpetto di un modello, il pantalone di un altro e trasformare i modelli proposti in altrettanti creativi personalizzati cartamodelli? Se hai voglia di sfogliare con me questo numero, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese, content creator, e all'interno di questa video recensione scopriremo il mondo dei cartamodelli Burda. Mondo dei cartamodelli Burda con il numero di dicembre 2024 che già guarda alle festività. Ti ricordo che puoi trovare tutti gli approfondimenti come link utili o iscrizioni gratuite alla mia newsletter qui sotto in info box. Ti basterà cliccare nel titolo del video che stai guardando se lo guardi da smartphone e ti comparirà la descrizione con appunto l'info box completo, oppure se stai guardando questo video da tablet o da computer ti basterà cliccare sulla parolina mostra altro e ti comparirà la descrizione completa del video. Perché dico questo? Perché all'interno di questa video recensione troverai tanti contenuti che ti rimandano magari ai consigli della mia piattaforma di e-learning, dove puoi imparare a cucire dalla giacca al cappotto, alla gonna, all'abito a tubino, ma anche all'intimo, e ancora dove puoi imparare tanti approfondimenti legati al mondo del cucito, della modellistica, dell'ABC del cucito, imparerai ad attaccare le cerniere e davvero molto altro ancora. Infatti i corsi sono divisi per categorie, li trovi dedicati al mondo del cucito sartoriale, della modellistica, dell'ABC del cucito, il cucito creativo, l'uncinetto in maglia, e trovi anche le dispense con tante guide ebook sempre pronte per te e sempre in costante aggiornamento. Ma andiamo nello sfoglio diretto della rivista che parte con il numero di dicembre, perché questo giochino lo vedremo comunque più avanti. E a parte tutte le descrizioni iniziali, entriamo con il primo progetto, che è l'abito lungo modello 112. Allora, fatemi prendere una matitina o quantomeno una pennina, perché questo modello è degno di alcune osservazioni. Anzitutto abbiamo un colletto molto alto che, se ci piace, possiamo tenere, ma altrimenti possiamo dimenticare, omettere e trattare l'abito con un semplice girocollo. Il drappeggio che è posto qui è un drappeggio carino, particolarmente adatto a chi ha poco seno, perché lo mette in risalto. Pertanto, se hai una figura piuttosto esile, questo modello davvero può fare per te. Questo modello è stato ulteriormente arricchito, perché il carattere dominante qui sono le arricciature in vita, collo, nei polsini, è stato ulteriormente arricciato anche qui nella manica. Allora, se ti piace tutto così, perfetto. Se lo vuoi in qualche modo modificare, puoi accorciarne la gonna, puoi fare la manica molto più asciutta tirandola più dritta, puoi fare la manica senza questa arricciatura facendola scendere più semplice, o al tempo stesso puoi anche andare a toglierti appunto il girocollo con questo collo molto alto, che magari, chi lo sa, dici mi sento troppo fasciata e voglio un capo più aperto. Comune denominatore: cerniera zip invisibile nel retro, cerniera zip che, come hai visto prima, puoi trovare anche in Academy nei corsi dedicati alla cerniera. Tessuti leggeri ma coprenti, perché? Perché se puoi scegliere con un tessuto leggero la manifattura di questo capo, puoi evitarti di fare la fodera. È anche vero che potresti andare eventualmente a foderare solo la parte della gonna, perché c'è magari lo slip sotto, o anche solo la parte del corpino insieme alla gonna fino al ginocchio, in modo tale che ti tieni l'effetto top smanicato foderato, la gonna circa fino al ginocchio foderata, e poi senza la fodera le maniche e la parte finale della gonna. La giacca corta 124 non la sottovalutare, anche realizzata così in velluto 1000 righe, perché abbiamo un 98% di poliestere e un 2% di elastomer, perché è una giacchettina metti leva. Facile da fare, con la manica leggermente cascante, lo vedi da qui ma lo vedi anche dalla cucitura che veste del capo che indossa la modella. È un giacchino che viene bene in tessuti invernali ma leggeri, mi spiego meglio.
Deve essere un tessuto leggero come il velluto, un leggero come il mistolana, un leggero come la lana mohair. Perché devono essere leggeri? Perché è comunque un giacchettino corto che ha il taglio simil camicia, con questa piega nella manica che assomiglia a quella di una camicia, pertanto non puoi optare per tessuti troppo pesanti. Al tempo stesso questo capo lo puoi comunque anche pensare foderato, perché è un capo sartoriale ed è un capo spalla che puoi andare ad indossare magari sotto ad un dolcevita. Interessante invece, e credo sia uno tra i miei modelli preferiti, devo ammettere, la shirt aderente 118. Perché la realizzi in jersey di viscosa, in jersey di cotone, nel jersey di velluto, insomma nel jersey che più desideri, ma è una bellissima base per una t-shirt. Che tu la voglia fare corta come una t-shirt, che tu la voglia portare lunga trasformando la maglietta in un abito, che tu la voglia fare a maniche corte, che tu la voglia fare smanicata, questo modello si presta a tante modifiche. L'importante è che tu vada ad applicare la corretta fliselina nel giro collo davanti, perché trattandosi di scollo quadrato hai bisogno di farlo bene, farlo con precisione, e dunque lo stabilizzatore stirato ti garantisce di non avere pesantezza nel collo, anche se lavoriamo il jersey che è un tessuto elasticizzato, ma avere il giusto corpo, la giusta tenuta, in modo tale che lo scollo non possa mai cedere nel corso del tempo. Personalmente io ho già provato questo tipo di t-shirt tempo addietro e mi sono trovata molto bene con il jersey punto Milano, cioè quei jersey un pochino più pesanti del jersey per le magliette, che sono anche perfetti per fare un pantalone o una giacca. Perché? Perché allora la magliettina diventa più strutturata, diventa quasi un capo da portare in figura con il giusto peso, nel senso con la giusta pesantezza di stoffa. La blusa con le nervature 106 è molto carina, in realtà se la realizzi in tessuti molto leggeri. Infatti qui hanno proposto un poplin e fanno benissimo a proporla in poplin. Perché? Perché tutte queste piegoline pizzicate che partono dal girocollo permettono di creare questa sorta di piccolo colletto a cratere che è molto carino. Il poplin poi lo puoi utilizzare anche in inverno, perché parliamoci chiaro, oramai vestiamo sempre in maniche corte magari negli uffici o negli ambienti chiusi, o comunque vestiamo leggero, e dunque ti basta essere adeguatamente vestiti a cipolla per coprirti con i dovuti giacconi, cappotti, maglioni, e poi puoi indossare tranquillamente una blusa di poplin. È molto bella anche perché la nervatura, secondo me, non la sottovalutare, rende il capo davvero sciccoso. Puoi anche pensare, per una variante magari più classica, di non farla così con i fiorellini, ma fare un poplin oppure uno chiffon tinta unita e fare un'impuntura con il filato metallico. Ebbene, questo dettaglio creerà una sorta di collier nel tuo girocollo. Ti piace l'effetto del girocollo cucito con il filo metallico? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, perché sono davvero curiosa di sapere se anche tu hai avuto quest'idea sotto le feste con il modello 106, che è la blusa con le nervature. Cuciture, filo metallizzato, cuciture che risaltano, e non ci serve neanche indossare magari qualche gioiello. La gonna svasata 119, devo ammettere, non fa il caso mio, ma non fa il caso mio per una ragione. Io sono alta 1 metro e un abbraccio e tanta dolcezza, quindi se mi metto una gonna a questa lunghezza sembro, cioè, 1 metro e basta, l'abbraccio l'abbiamo lasciato in fondo alla strada. Nel senso che questa gonna, per la tipologia di taglio, si presta bene comunque a chi è un attimino altina di statura, chi ha una statura comunque un po' slanciata. A maggior ragione, se andiamo ad aggiungere anche questi fiori, queste rose, creiamo ancora un effetto più voluminoso nella parte inferiore. Pertanto, se sei alta, perfetto. Se sei molto esile di corporatura, perfetto. Se hai una corporatura troppo bassa, questo modello te lo sconsiglio, o quantomeno piuttosto te lo consiglio, ma in un tessuto diverso, cioè non optare per il misto lana, come in questo caso 70% lana e 30% poliamide. Opta piuttosto per un crepe leggermente elasticizzato, che è molto più leggero e che dunque crea l'onda molto più floscia, molto più cascante, molto più fluente. Ecco, in quel modo la gonna sembrerà meno vaporosa, meno rigida, e allora la puoi indossare anche tu, che magari come me sei alta 1 metro e un abbraccio. La blusa con volant 121 non la sottovalutare, perché davvero ha il suo perché. Richiama quelle vecchie maglie bluse a kimono di una volta. Infatti, se noti, il taglio della manica è in prossimità di questo punto, e la rouge, o chiamalo anche volant, è un dettaglio che puoi mettere come no, nel senso che questa blusa la puoi fare con il volant inserito o anche senza.
L'aspetto bello è che ha due pens verticali pizzicate e quindi ti permette, grazie a queste linearità molto morbide, di essere indossata, come vedi in foto, anche con qualcosa sotto, dunque un dolcevita di licra o simili. È molto bella, qui viene proposta in cotone, ma è molto bella se la vai anche a realizzare in seta o in questo caso in chiffon o in georgette. Perché? Perché cambiando completamente il materiale ti cambia anche la struttura effettiva del modello, ti cambia anche proprio l'aspetto che il modello produce. Dunque qui con un tessuto secondo me più elegante, questa blusa acquisisce un fascino senza tempo. Il tubino midi invece è un grande capo da provare con una semplice variante. Togliamo col collo troppo alto. Io l'ho già fatto, mi chiude troppo, mi sento soffocare, per cui io tolgo il collo al modello 108, ma da realizzarsi in jersey di velluto e categoricamente in tagliacucci, questa t-shirt in realtà potrebbe avere un'altra variante, anche quella di essere una comoda, cioè questo abito può diventare una comoda t-shirt, perché lo tagliamo il cartamodello in prossimità del fianco e l'abbiamo trasformato in una maglietta. Comoda, no? Puoi anche pensare di farlo a mezza manica, perché in quel modo hai una maglietta sotto giacca senza collo, mezza manica da portare in tutte le stagioni e magari non vincolante quanto l'abito. La giacca di pelliccia 105 secondo me è un must. Mi piace davvero tanto perché è semplice, perché ha una linea corta, perché la puoi portare con il pantalone ma anche con la gonna e anche con l'abito, perché bisogna sempre prestare attenzione ad un dettaglio. Quando magari indossiamo un bell'abito o una gonna, ti è mai capitato di doverci mettere sopra un cappotto e dire mannaggia, questo cappotto mi insacca, non sta bene, questo cappotto è troppo lungo per essere indossato come una gonna? Ecco, questa giacca di pelliccia, di simil pelliccia in realtà, è una idea molto comoda da realizzarsi in simil pelliccia, simil pelle di daino, simil velluto, in tutti quei materiali magari tecnici, anche piena di luccichi, di paillette, proprio per andare a riscaldarti con stile, anche perché è un prodotto che viene foderato ma ha una linea molto pulita e semplice, quasi anni 60, e ti permette davvero di essere utilizzata in poliedriche soluzioni, dalla gonna al pantalone all'abito. La giacca 105 assieme alla magliettina con lo scollo quadrato stanno entrando nei miei preferiti di questo numero. I pantaloni con cintura 104B io non li promuovo, ma per una ragione: sono alta 1 metro e un abbraccio, un pantalone così largo non mi sta bene. Però se hai una corporatura esile e soprattutto sei alta, allora questo pantalone con questa piega a vista è molto bella, perché la piega al punto vita e il tessuto di raso regalano una buona fluidità. Al tempo stesso le tasche sui fianchi consentono comodità, il modello piuttosto largo e il pantalone extra lungo è sicuramente di moda. Va da sé però che sia un pantalone non particolarmente pratico se per esempio ti vai a lavorare con le sneakers, però un pantalone meraviglioso se invece indossi un paio di décolleté. Raso di poliestere, crepe, il crespo di raso, tutti quei tessuti per pantaloni, anche il frescolana, ma deve essere molto leggero, quello talvolta anche misto a poliestere che si usa nei capi da uomo per la primavera, perché deve essere un tessuto da pantalone ma molto leggero. Il blouson di paillette mi piace, sono indecisa se mi piace di più il blouson di paillette 120 o la giacca di simil pelliccia bianca che era la 105 se non erro, che l'avevamo, esatto, 105 vista qua. 105 o 120? Mannaggia, qui vi aspetto davvero nei commenti, Giacca di pelliccia 105, giacca di paillette 120, non lo so. Nel senso che il taglio raglan è un taglio che va sempre di moda e sta bene a tutti. Poi c'è anche da dire che una bella giacca di paillette dà carattere dentro l'armadio. Io personalmente lascerei in questo caso le tasche perché sono molto belle e mi permettono di andare a arricchire, personalizzare il progetto, e abbiamo in Academy ben 2 corsi dedicati alle tasche e trovi il link per accedere in Academy qui sotto in info box, cioè nella descrizione del video. Trovi il link dedicato ai miei corsi online e trovi anche il link per iscriverti gratuitamente alla newsletter. Interessante, nonostante vada foderato, non ti spaventare se va foderato, attenzione alle fliselline e agli stabilizzatori, perché questo blouson va fliselinato a mio personale parere in tutto il girocollo, in tutto l'incavo manica, va fliselinato anche nella parte frontale dove applico la cerniera. Perché? Perché metto le
paillette, quindi ho bisogno di stabilizzare bene la parte frontale. Cappotto a redingot modello 110, ragazzi, cioè questo numero si sta veramente prestando a numerevoli soluzioni. Allora, a parte il fatto che cioè, sembra un numero disegnato quasi in funzione di Academy, perché c'è il corso confezione cappotto 1 e c'è anche il corso poi di confezione giacca 1 e di confezione giacca 2 che sembrano davvero fatti apposta per insegnarti come si lavorano questi capi, perché i modelli sono davvero simili tra loro. Molto bello il taglio redingot, anche, sottolineo, fatto più corto. Taglialo più corto e non realizzarlo magari in lana, come in questo caso che hanno scelto un misto lana, però potresti anche scegliere un tessuto idrorepellente, uno di quei tessuti tecnici molto leggeri, molto tecnici, molto moderni, minimalisti, di quei tessuti che non sembrano neanche tessuti, che magari ci piove sopra e veramente gli scivola addosso, quindi lo puoi trasformare tecnicamente anche in un trench. Molto bello questo cappotto a redingot se tu lo volessi fare anche in simil pelliccia perché è meraviglioso. Se poi hai un'anima nerd, in simil pelle ha comunque il suo perché. Va categoricamente fliselinato, in questo caso armati di tanta fliselina a metraggio perché va fliselinato tutto il cappotto davanti, completamente tutto, e abbiamo delle ampiezze importanti, però proprio perché ci sono queste ampiezze importanti è essenziale garantirne la forma nel tempo. Interessante poi la piccola scuola, insomma, dedicata a come fare gli orletti arrotondati nel modello che avevamo visto e anche le decorazioni dei fiori nella gonna, e il rullo di tamburi, finalmente si parla di maschietti. Infatti abbiamo la t-shirt da uomo 115 e la felpa da uomo 114 che possiamo realizzare in jersey di cotone per felpe o per t-shirt, vanno realizzate categoricamente con la taglia cuci e se possibile vanno anche rifiniti con la macchina appunto copertura. Perché? Perché è quella macchina che ti permette di fare l'orlo bello, l'orlo con i due aghi per intendersi nelle t-shirt. L'orlo con i due aghi ce l'ho io in questa t-shirt, l'orlo a due aghi lo puoi avere in questa magliettina qua. L'orlo a due aghi lo puoi fare anche come bella rifinitura nel polso, ma in alternativa puoi comunque usare la taglia cuci. Un aspetto bello secondo me di questa t-shirt è il taglio decisamente molto ampio, che quindi ben si presta ad un look molto smart. E per quanto riguarda la felpa invece non vedo l'ora di confezionarla per il mio lui, perché una felpa in casa, soprattutto nel periodo invernale, ha sempre il suo perché. Felpina, divano, tisanina calda o meraviglioso calice di vino sono la serata perfetta. Questi due capi non vanno foderati, guarda che la vestibilità è ampia, per cui valuta se scaricarti la taglia più piccola. Sempre parlando di uomo abbiamo il gilet da uomo, il modello 117, che è molto interessante secondo me da realizzare anche in tessuto tipo peluche, quel tessuto tipo pile pieno di grumini, che è molto piacevole da realizzarsi nei capi smanicati. Tasca con applicazione di bottoni a pressione, il capo in questo caso puoi non foderarlo perché comunque lo tagli e lo confezioni con la taglia cuci, ma personalmente preferisco foderarlo perché comunque puoi andare a foderarlo con una foderina leggera leggera, ma fatti furba perché dentro la foderina puoi mettere delle tasche utili per le quali mettere un fazzolettino, le chiavi di casa, il cellulare, due soldini per uscire, quindi hai secondo me veramente un capo interessante. E il gilet da uomo è un capo che in realtà ben si presta anche se lo vai a realizzare in quei tessuti tipo il piumino, in modo tale che dopo tu possa avere un gilet per andare magari a farti una passeggiata fuori. Altro aspetto interessante è la versione tra virgolette con la manica del gilet, nel senso che il blouson 116 presenta l'aggiunta delle tasche fatte un attimo in modo diverso, ma trovi come confezionare le tasche in tasche 1 e tasche 2 in Academy, interessante da realizzarsi in mistolana, basta che ci aggiungi una cerniera lampo e aggiungi questi bordi di maglia che sono prefatti. I bordi di maglia li puoi mettere qui, ma li puoi anche aggiungere nel colletto e creare questo blouson in realtà lo puoi andare a personalizzare anche in lana. Hai presente anche quella lana a quadretti, quella lana proprio il panno di lana bello caldo? Ecco, in questo caso si presta molto per la linea del blouson anche su tessuti a quadri perché ha la linea particolarmente diritta e semplice. Abbiamo tutta la panoramica dei modelli, poi spero sempre di non
saltare nessuna pagina quando ricomincio. Infatti no, non l'ho saltata, ce l'ho fatta. E cominciamo con il servizio dedicato alla Dark Couture. Ti ricordi la blusa che avevamo visto prima in Poppelin a Fiorellini, che ti avevo detto se vuoi realizzare un modello più elegante, più raffinato, opta magari la seta o lo chiffon in tinta unita? Eccola qui. Pertanto il modello 107 l'abbiamo già visto e vedi come cambia drasticamente il modello. Viene proposto l'abito MIDI 101, che in realtà in questo caso è un'ottima proposta per creare uno spezzo, cioè uno spezzato, chiedo scusa. Potresti tenere solo e esclusivamente la gonna, perché ha 2 pence davanti e 2 pence dietro, ed è una gonna molto su misura, quindi tieni questa gonna solo come tubino, lasciala da sola. È uno stampo meraviglioso, è uno stampo perfetto, semplice, lineare, pulito. E poi a parte, fatti la parte superiore che come vedi qui è arricciata, tu semplicemente lasci l'orlo scendere fino al fianco e ti sei fatta una blusina spezzata rispetto all'abito. Metti dentro la blusa alla gonna, ci metti la cintura e così non hai l'abito, hai lo spezzato, hai la blusa separata dalla gonna. Interessante secondo me questo mix. Il dolcevita invece cutout 122 da realizzarsi categoricamente in jersey, però come vedi qui brilla un pochino, pertanto puoi optare per dei jersey magari con un pochino di lurex. Ha l'aspetto bello di creare questo gioco sul collo. Ti piace? Bene, non ti piace? Puoi prendere comunque la base di questa blusa e creare un collo a girocollo semplice e pulito per ottenere così una semplice base di maglietta da indossare per tutta la stagione fredda. Se ti piace cucire, se ti piacciono le stecche, se ti piacciono gli abiti strutturati, il Corsage 102 è un modello decisamente raffinato da interpretare di giorno magari sopra ad una camicia e alla sera invece in un total nude. Ha un unico revers per cui crei questa sorta di giacca simmetrica e hanno scelto un tessuto gessato perché richiama proprio il taglio classico della giacca maschile. Personalmente, perché io non mi sento particolarmente a mio agio a vestire con le spalle scoperte, questo modello non lo prediligo, ma se ami indossarlo per esempio con la camicia sotto o ami le spalle scoperte, questo corsage può fare per te. Torna a quell'ambito midi che avevamo visto prima, ti ricordi l'avevamo visto in jersey con il collo alto, ti avevo detto è molto bello anche se lo fai corto in versione t-shirt togliendo solo il collo. Ebbene, come vedi qui, tolto il collo, le pieghe restano, lo porti lungo come abito, è perfetto davvero per tante taglie perché va dalla 36 alla 48 e lo puoi realizzare semplicemente in jersey, pertanto in tagliacuci. Viene anche integrato, poiché la gonna è molto lunga, uno spacco laterale caratterizzato da una cerniera zip che ti permette dunque di aprire o chiudere il capo. Personalmente con il jersey punto Milano amo questo modello perché deve essere un jersey piuttosto sostenuto che dia stabilità al capo e che permetta anche alle pieghe di essere ben sostenute. Ti ricordi che avevamo visto proprio all'inizio del numero l'abito lungo con tutte quelle arricciature, con le arricciature anche sulla manica? Ebbene, eccolo qua. Ti ricordi che ti avevo detto che potevi foderarlo eventualmente solo nella parte del corpetto e magari lasciare nude le maniche? Eccolo qui. Pertanto passare dal tessuto a fiorellini ad un tessuto total black, guarda come cambia la raffinatezza del capo e trasforma veramente il progetto, anche i pantaloni per esempio che erano quelli che avevi visto prima, rosa in raso, trasforma il modello in un progetto decisamente più elegante. Il trench doppio petto secondo me è meraviglioso se vuoi osare un cappotto con le spalle da giocatore di rugby, perché un trench doppio petto comunque sembra all'inizio un modello rigoroso, ma in realtà è un modello estremamente romantico ed estremamente femminile. In tessuti molto leggeri come il poliestere, meglio se idrorepellenti, questo capo volendo può anche non essere foderato, però potresti fare la scelta osata, realizzare magari il trench nero e optare per una fodera super colorata, super appariscente al suo interno. La gonna a teli 123 è un capo che invece apprezzo, con una piccola variante, non lunga fino a sopra la caviglia, questo non è né zuppa né vampagnà. Allora, o me lo fai lungo al ginocchio, o me lo fai lungo al polpaccio, o me lo fai lungo alla caviglia, ma questa lunghezza che non è neanche un 7 ottavi
non riesco proprio a capirla. Pertanto se lo allunghi un attimino ottieni davvero una gonna performante, anche perché la gonna a teli ti permette sempre un grande trucco, come infatti noi vediamo spessissimo anche nei miei corsi di modellistica sartoriale dedicati al mondo della gonna. Che cosa ti permette? La gonna quella a teli ti permette fondamentalmente di gestire lo sdifettamento dei teli grazie appunto, meglio, lo sdifettamento del tuo corpo grazie ai teli. Infatti in modellistica gonna 1, 2 e anche in modellistica gonna 3, che dovrebbe essere esattamente, eccolo qui sotto, puoi trovare tutte le istruzioni per andare a modificare questi teligonna sulla tua personale misura. Proseguiamo poi nella rivista con il pantalone. Ecco qui, io sono alta 1,1 m, ma questo pantalone forse ci può stare, nel senso, in nero e in un tessuto leggerissimo, anche se sei alta 1,1 m, con un tacco a spillo molto alto, questo pantalone ci sta. Però attenzione, deve essere un tessuto molto leggero, che caschi davvero tanto e che sia estremamente fluido. A questo punto, se magari lo fai anche in raso, lo puoi coordinare alla giacca, che è stata realizzata con quei tessuti di misto lana e satin che hanno il gioco del lucido e dell'opaco. La giacca va completamente foderata, è a vita corta, non la puoi trasformare in una giacca a vita lunga, ma volendo puoi semplicemente toglierci le taschine, puoi realizzarla magari in maniera solo un attimino più semplice, ma come giacca la puoi abbinare tranquillamente anche ad un abito. Perché come con il cappotto bianco, quello in semipellice modello 105, lo puoi usare abbinato nelle giacche. Hai tutta una serie di istruzioni legate a delle tips utili e poi viene proposto il pull a trecce. Il tessuto consigliato è una maglia e sono quelle maglie che sembrano fatte a ferri ma in realtà sono lavorabili in tagliacuci. Categoricamente però qui la tagliacuci. Attenzione perché il collo è molto ampio, per cui piuttosto tira giù la taglia di meno. Viene poi proposta una tuta con cappuccio 130 che personalmente, anche se l'ho già vista tante volte, la apprezzo sempre tanto perché ha questo cappuccio estremamente fluente con un tessuto di maglia, magari una maglina di lana, che si abbina con estrema delicatezza anche ad un outfit da lavoro, coordinato magari con una bella cintura in pelle e magari, perché no, anche uno stivale in pelle. La gonna portafoglio 129 personalmente non mi piace, ma perché? Perché questi portafogli che sono così cascanti non mi sembra che proprio siano lasciati cadere, quindi è una asimmetria che a me non garba, ma in realtà è una gran bella gonna, è una gonna leggermente svasata dietro perché ha due pensine e intravedi la svasatura e davanti ha questo effetto cascante di telo che cade su se stesso. Viene bella se la fai in maglia di lana o in tessuti comunque fluenti. Una maglia che in realtà io ho fatto milioni di volte, con una variante è la 127, cioè anzi con due varianti. Non ho mai fatto il nastro e ho quasi sempre tolto le maniche. Questa maglia che ti arriva circa qua, io le ho realizzate in seta, in chiffon, con il tessuto dei foulard, in maglina di lana, in jersey di lana, in paillette, anche in similpelle, in tessuti tecnici. Perché? Perché può diventare una tunica rigida come una morbidissima maglia anche in tessuto tecnico, magari taglio a vivo, ed è un modello passepartout, credimi, sensazionale. Una variante similare è proposta nel modello 128 che categoricamente va portato sotto con un pantalone e una manica lunga. È una sorta di maxi tunica se ti piace lo stile e anche qui il tessuto è sempre lo stesso, maglia di lana. E anche qui il tessuto resta sempre lo stesso nel cappotto corto 125 o lo puoi anche sostituire con un tessuto più pesante perché il cappotto corto 125 lo puoi fare in lana ma anche in crespo di lana, va foderato, è un cappotto dal taglio a uovo con la manica molto cascante, molto avvolgente, ma è un cappotto che puoi fare lungo, ancora più lungo, ma lo puoi fare anche corto tranquillamente fino all'altezza delle tasche ed è un capo decisamente avvolgente che sta bene però a tutte coloro che di fisicità sono piuttosto esili o comunque regolari, perché qui su una taglia curvy stonerebbe un attimino. Ti danno alcuni consigli poi in rivista per andare a abbinare i vari capi e puoi andare a scorrere anche una preview dell'anteprima del prossimo numero. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto, se è così clicca un bel pollice alzato, iscriviti al mio canale e spunta anche la campanellina per ricevere la notifica sul mio prossimo video. Ciao!